In questo momento, mentre mi guardi, in Sudan è in corso un massacro. Alcuni parlano di genocidio, ma c'è qualcosa di diverso da tutti gli altri genocidi della storia, ovvero che i criminali di guerra lo stanno filmando e pubblicando sui social network come fossero storie di Instagram. Esecuzioni sommarie su WhatsApp, massacri su Telegram, su TikTok e quasi tutto in rete. E mentre loro postano crimini di guerra come selfie, i telegiornali occidentali sembrano dare scarsa importanza a questa tragedia, e mentre 12 milioni di persone scappano dalle loro case e alcune stime parlano di 150.000 morti. E in tutto questo il mondo guarda dall'altra parte. Ecco perché ho deciso di fare questa inchiesta, per raccontarvi la guerra più documentata ma anche più dimenticata della storia. Questa è la storia del Sudan, di come i social network stanno diventando l'archivio di un genocidio. Una guerra che dovete conoscere, perché quello che succede lì dice qualcosa di terribile dal mio punto di vista su tutti noi. Cominciamo dal 15 aprile del 2023, il giorno in cui il Sudan è esploso e nessuno se ne è accorto. 15 aprile 2023, ore 9 del mattino, Khartoum, capitale del Sudan. Iniziano gli spari. Due eserciti si sparano addosso, ma non sono nemici stranieri. Sono sudanesi contro sudanesi. Anzi, sono generali che fino al giorno prima governavano insieme. Da una parte ci sono le forze armate sudanesi, le SAF, l'esercito ufficiale guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhan. Dall'altra le forze di supporto rapido, le RSF, un gruppo paramilitare nato per reprimere ribellioni, comandate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. Ma come si arriva a questo? Ora facciamo un passo indietro. Nel 2019 questi due generali avevano fatto un golpe insieme, rovesciato il dittatore Omar al-Bashir, promesso la democrazia. Una promessa mai mantenuta, questo perché nel 2021 fanno un altro golpe, questa volta contro il governo civile di transizione, e tornano al potere insieme. Tuttavia i due generali non si fidano l'uno dell'altro. Entrambi vogliono il potere assoluto e ad aprile 2023 la tensione esplode. Le RSF di Hemedti si schierano attorno a infrastrutture chiave, aeroporto, palazzo presidenziale. Al-Burhan la chiama mobilitazione illegale. Il risultato è che le RSF accusano Al-Burhan di voler prendere tutto il potere. E il 15 aprile esplode il conflitto. Aeroporto occupato, TV di Stato assediata, bombardamenti sugli edifici militari. In poche ore Khartoum diventa un campo di battaglia. I civili intrappolati nelle case, le strade deserte, solo spari e paura. Questo non è solo uno scontro fra generali, perché dietro le quinte ci sono tanti altri attori. Paesi che hanno tutto l'interesse a decidere chi vince in Sudan. Ad esempio, gli Emirati Arabi sono accusati di finanziare le RSF, di fornire armi, supporto logistico, di volere Hemedti al potere perché controllano miniere d'oro sudanesi tramite aziende legate a lui. L'Egitto invece pare sostenga Al-Burhan e le SAF e teme che un Sudan controllato dalle RSF destabilizzi il confine. E poi c'è la Russia, che ha interessi con entrambi gli schieramenti ed è fortemente interessata all'unico accesso al mare che questo paese può avere. Il punto strategico, ovvero la base di tutti gli accessi navali, infatti, è Port Sudan, perché sebbene il Sudan confini con ben 7 paesi, l'unico approdo marittimo possibile, che è anche un crocevia navale, è costituito da questa lingua d'acqua sul Mar Rosso. Un pezzo di mare strategico sotto tutti i punti di vista, che affaccia su 2 continenti. Insomma, questa è una guerra civile alimentata da interessi stranieri, dove i sudanesi muoiono per oro, armi e porti.
E mentre il conflitto esplode, succede qualcosa di ancora peggiore. Si sposta a ovest, nel Darfur. Se questo nome vi dice qualcosa è perché qui nel 2003 c'è già stato un genocidio. 300.000 morti, pulizia etnica contro popolazioni nere africane, commessa proprio dai Janjaweed, le milizie arabe che poi sono diventate le RSF. E adesso, nel 2025, sta succedendo di nuovo, ma con una differenza. Questa volta lo stanno filmando. «26 ottobre 2025. El Fasher, capitale del Darfur settentrionale, è sotto assedio. Secondo diverse fonti, in pochi giorni cade nelle mani dell'RSF, dopo un lunghissimo assedio, tra l'altro, nel quale le RSF hanno circondato la città e intrappolato migliaia di civili. Niente cibo, niente acqua, niente medicine. E quando le barricate crollano, inizia il massacro. Le RSF entrano casa per casa ed eseguono civili a sangue freddo. Mio cugino è stato ucciso durante la guerra. Quella mattina il rumore degli spari era davvero forte. Appena fuori casa ho incontrato qualcuno che mi ha detto che mio cugino era stato ucciso, così alcuni di noi hanno deciso di andare a controllare. Ma i bombardamenti erano così intensi che non potevamo muoverci, così abbiamo aspettato che la situazione si calmasse e potessimo finalmente arrivare a casa sua. Mio cugino giaceva lì, morto, con 2 dei nostri vicini e una quarta persona che era stata colpita a una gamba da una scheggia. Stavano solo bevendo il tè insieme. Ma la cosa più assurda, la cosa che rende tutto questo diverso da ogni altro, chiamiamolo genocidio anche se forse non è il termine più corretto, è questa. I fighter dell'RSF hanno filmato queste atrocità e le hanno pubblicate online, su WhatsApp, su Telegram, a volte su TikTok, come fossero trofei di guerra, come fossero prove di orgoglio. Ci sono video di esecuzioni collettive, con soldati che ridono, case che vengono saccheggiate e commenti del tipo «guardate il bottino». Video di donne rapite con emoji di fuoco. Sono centinaia di video, molti dei quali sono stati verificati dalla BBC, da Washington Post, da Amnesty International. E questi video circolano liberamente sui gruppi chiusi con migliaia di membri. E mentre voi non li avete giustamente mai visti nei telegiornali, loro li guardano, li commentano, li condividono come fossero contenuti normali. E io mi chiedo, com'è possibile che la prova di un genocidio, ripeto, è un termine forse un po' forte, comunque sia online, verificabile, documentata dai carnefici stessi e quasi nessuno ne parli. Eppure queste persone esistono. 12 milioni di sfollati esistono, 150.000 morti esistono, le cifre sono comunque non confermate, ma per il mondo dell'informazione sembrano quasi invisibili. E questo ci porta alla domanda più importante: perché? Ma perché quasi nessuno parla del Sudan? Ora, la risposta è più cinica di quanto pensiate, i motivi sono diversi. Il primo, da quando è scoppiato il conflitto, pochissimi giornalisti occidentali sono stati autorizzati a entrare nelle zone di guerra e spesso, quindi l'unico modo per documentare sono i civili stessi con i loro smartphone, i social network. Ma qui arriva il paradosso. Molti dei video registrati dai civili vengono censurati dalle piattaforme, dagli algoritmi. È una censura preventiva che in genere i social network praticano a tutela, no? In ogni ambito, delle persone in ogni ambito, tranne che però in questi casi, perché cosa succede? Gli algoritmi rilevano contenuti violenti e automaticamente li rimuovono. Ovviamente non tutti i video vengono rimossi, ma quelli più crudi o espliciti, come quelli dei perpetratori, che restano però online perché spesso vengono pubblicati su gruppi chiusi dove gli algoritmi non arrivano. Il secondo motivo sono gli interessi geopolitici, ovvero i paesi che potrebbero intervenire sono gli stessi che finanziano la guerra. E l'Unione Europea, dall'altro lato, è troppo impegnata con l'Ucraina e il Medio Oriente per aprire un altro fronte. Il terzo motivo è il più brutale. Il Sudan, diciamola tutta, non vende.
Non ci sono immagini iconiche come la bambina afghana, non ci sono celebrity che ne parlano, non c'è la narrativa semplice buoni contro cattivi, e quindi per i media mainstream quasi quasi non è una notizia. In Occidente negli ultimi mesi i telegiornali hanno dedicato al Sudan pochissima attenzione. Certo, le notizie sono tante, il male è tanto nel mondo, ma il Sudan però sembra quasi non esistere. E mentre i media spesso guardano altrove, la situazione peggiora. Oggi, a novembre 2025, il Sudan è forse la peggiore crisi umanitaria del mondo. Peggio dello Yemen, peggio della Siria, e continua ad essere una guerra dimenticata. E io continuo a chiedermi, ma se un massacro viene filmato, pubblicato online, verificato in gran parte da organizzazioni internazionali, ma nessuno lo guarda, è davvero successo? O siamo noi che abbiamo deciso di non vederlo? Allora la domanda è: cosa possiamo fare noi? Io credo, prima di tutto, rompere il silenzio. La cosa più importante però è, se potete, donate. Ci sono organizzazioni che operano in Sudan nonostante tutto, come Medici Senza Frontiere, Emergency, UNHCR, Save the Children. Terzo, se volete condividete questo video, mandatelo a qualcuno, postatelo su Instagram, su WhatsApp, dove vi va. E più persone lo vedranno, più ci sarà possibilità di non fare finta di niente. Perché la mia domanda è sempre la stessa: se non lo raccontiamo noi, chi lo farà?